Ciao a tutti, pace e illuminazione. Parlare di pace, di illuminazione in questo periodo mi sembra di raccontare, di parlare di una barzelletta, ma una barzelletta a cui non me la sento, non voglio rinunciare. Penso a tutti quelli che dicono che siamo tutti dei Buddha, siamo dei bodhisattva, e tra di voi ce n'è a mazzi di persone che la pensano così. Mi verrebbe voglia di dire: andate a parlare a quei Buddha che tirano le bombe sugli ospedali e sui bambini a Gaza, diteli smettila, non fare il Buddha cattivo. Mi verrebbe voglia di dire: andate a parlare con quel Buddha americano con i capelli platino e diteli che sparare da codardi. Diteli che guardare la guerra alla televisione o dietro a un monitor è da codardi. Non mi ricordo dove ho letto che la guerra è la lezione della storia che i popoli non ricordano mai abbastanza. Ma perché? Perché l'uomo è codardo, sceglie sempre la via più facile, no? E cosa ti ha portato a credere, ad esempio, che il Daimoku sia la corte dei miracoli? È la tua codardia, perché hai scelto la strada più semplice, no? Ma in fondo non ci credi nemmeno tu, perché se ci credessi veramente useresti i tuoi risparmi per andare in Africa ad insegnare ai bambini a fare Daimoku, così almeno smettano di soffrire la fame, capito? Parlare male di Israele, parlare male di Trump adesso è semplice. Putin il mostro, è semplice, ma cosa non è semplice? È combattere dentro di noi la nostra guerra, combattere la violenza che abbiamo dentro di noi, rifiutare la violenza che abbiamo dentro di noi. Ed è la cosa più difficile, perché ci sono momenti in cui la violenza che è figlia della rabbia, è figlia della come si chiama? Inadeguatezza, ha radici profonde dentro di noi. Ecco il viaggio che dobbiamo intraprendere. E molti di noi moriranno senza capire perché hanno quella rabbia così, così bruciante dentro. Ecco a cosa serve il Daimoku. Perché il Daimoku Nichiren te l'ha dato per liberarti. Il Daimoku non cambia il mondo, cambia te, e di conseguenza il mondo ti assomiglia. Perché ciò che noi viviamo è un riflesso di quello che siamo, non di quello che vorremmo. Quindi se c'è la violenza nel mondo, siamo tutti quel pilota che lancia i missili, siamo tutti quel killer che spara, siamo noi che uccidiamo i bambini. Perché dal momento in cui senti rabbia dentro di te, prendi qualcosa, avresti il desiderio di spaccare tutto. Ecco, eccolo lì, il pilota. Quando sento dire: io e il mio gruppo ci siamo riuniti, abbiamo fatto un'ora di Daimoku per far fermare le bombe. Sei soltanto un arrogante, un piccolo arrogante. Non hai capito cos'è il Daimoku. Sei ancora dietro al pifferaio magico che pensa che il Daimoku sia la lampada di Aladino. Il Daimoku senza di te non è niente. Ecco perché Nietzsche parla costantemente di fede. Ecco perché dice alimenta la tua fede. Ci manca la tua parte. Il Daimoku
non, non ti fa non provare dolore. Il Daimoku ti aiuta a capirlo, a sopportarlo. Il Daimoku non è il tuo servo che va soltanto dove vuoi tu e fa quello che gli dici tu. Ecco dov'è la tua arroganza. È nel pensare questo. E le cose bisogna dirle chiare, perché quando tu vedi che non sono popolazioni che noi occidentali, che più che occidentali, siamo degli accidenti, no? Pensiamo e giudichiamo sottosviluppati che tirano le bombe. No, sono quei popoli che ti raccontano che vanno a esportare la democrazia. Eccola lì la democrazia. Mi sembra di vederla, coi traccianti. Tutti parlano di bombe intelligenti. La bomba intelligente, appena la tiri, dovrebbe ritornare indietro e prendere te. Che cosa fai tu contro la guerra? Smettila di dire: io faccio Daimoku. Il Daimoku non ti fa nemmeno bollire l'acqua della pasta. Prova. Metti l'acqua, la pentola sul fornello, poi vai a fare Daimoku perché bolla l'acqua. Nemmeno quello. Allora, non è che il Daimoku non è potente. Non è che il Daimoku non sia la soluzione. Una volta a Nietzsche hanno detto: che differenza c'è tra il Daimoku di un laico e il Daimoku di un prete? Lui ha detto: non c'è nessuna differenza, a meno che tu non viva contro i principi del Sutra del Loto. Ecco. Ci sono tante persone che pensano di fare Daimoku, invece non fanno altro che ripetere il loro nome o i loro grandi desideri, perché credono che siano importantissimi e li porteranno alla felicità. E tanto i bambini muoiono a Gaza. E tanto altre persone continuano a morire, mentre noi desideriamo una casa nuova, una macchina nuova, desideriamo addirittura di trovare parcheggio. Pensa, è inutile. Ci avete reso tutti ridicoli. Perché l'interpretazione di questo pseudo-nichirenismo, l'opinione che le persone hanno, è quello che ne viene da lì, è quello che siamo tutti dei Buddha, dei Bodhisattva, cambiamo qui, cambiamo là, vinceremo e via discorrendo. E allora questo ci ha reso tutti ridicoli, perché andare a dire in giro che sei nichirenista, la gente ti guarda e ti dice: ma non sarai mica di, ma non pensare, e vedi proprio che cominciano già a trattarti in una maniera, perché solitamente il nichirenista è aggressivo. Perché? Perché è dato da quel famoso cavallo al galoppo, no? Ti ricordi come ti hanno detto di fare Daimoku, no? Come il cavallo al galoppo. Io ho parlato in un intervento per gli abbonati di Daimoku quercia, non del Daimoku cavallo al galoppo, perché il Daimoku quercia, che cambia la vita e le vite. Ultimamente per gli abbonati stiamo analizzando degli insegnamenti del Sutra del Loto e come metterli nella nostra vita. Abbiamo parlato del capitolo 12, Devadatta, che se la maggior parte di voi l'avesse letto non avrebbe potuto credere alla barzelletta che il Daimoku cambia la realtà. Perché il Buddha nel capitolo Devadatta dice: guarda che sono proprio le difficoltà che a me hanno permesso di diventare un Buddha, di raggiungere l'illuminazione. E queste difficoltà qua, nel Sutra del Loto, hanno un nome, Devadatta. Aveva tentato suo cugino di ucciderlo, tra le altre cose. Abbiamo parlato anche ieri nell'intervento della parabola della casa in fiamme, perché se gli insegnamenti non sono
portati nella nostra vita, poi succede che davvero ti trovi a pensare che metterti lì a fare un'ora di Daimoku con il tuo gruppo possa fermare le bombe, far venire una paresi al pilota prima di schiacciare il bottone rosso, lanciare il missile. No, il mondo è quello che è perché noi siamo quello che siamo. Questo è il Cosengruffo. Cambiare il cuore delle persone, perché la violenza nel mondo è data dal cuore, sono vibrazioni, sono le vibrazioni del cuore. Ma se tu fai Daimoku poi nella tua vita di tutti i giorni, non riformi, non trasformi, non ti sforzi per trasformare la tua vita, sei solo ridicolo. Pace e illuminazione.